Qui arrivava il mare e tutti quelli che avevano Roma come meta principale del loro viaggio, e da qui partivano le navi dirette verso i porti dell'impero. Verso la fine del IV secolo d.C., a Ostia Antica soggiornò per 3 mesi Sant'Agostino, in attesa di imbarcarsi per l'Africa. La madre, che era con lui, si ammalò e morì. Fu sepolta nel luogo dove ora sorge la chiesa di Sant'Aura. Nella cappella sulla destra, una lapide ricorda il primo luogo di sepoltura di Santa Monica. La chiesa e l'episcopio sono circondati dal borgo medievale di Ostia Antica, trasformato da Papa Gregorio IV in una cittadella fortificata detta Gregoriopoli. Nel 1400 Papa Martino V fece edificare un torrione cinto da un fossato a guardia del Tevere. Nel 1483 iniziò la costruzione del castello, voluta dal cardinale Giuliano della Rovere, il futuro Papa Giulio II, e affidata all'architetto fiorentino Baccio Pontelli. Alto esempio di architettura militare rinascimentale, il complesso include un circuito perimetrale di camere da sparo, le cosiddette casematte, che raccorda 3 torrioni, un rivellino e un ampio fossato circostante. Il percorso di visita si inerpica per scale strette e corridoi bui fino al bagno del Papa, con una grande vasca a gradoni di marmo. E più su nel luogo in cui un profondo pozzo forniva l'acqua necessaria alle abluzioni. Altre scale e si arriva sul camminamento di ronda, dal quale si ammira dall'alto il borgo con la chiesa di Sant'Aura. In una grande sala, una volta affrescata completamente, un modellino raffigura Tor San Michele, che sostituì il castello nelle funzioni di dogana a seguito dell'inondazione del Tevere del 1557, che deviò il corso stesso del fiume. Addossato ad una parete, i resti di un grande mosaico risalente all'epoca imperiale, proveniente da uno scavo nell'area di Fiumicino. Per un grande scalone si arriva alle stanze che il Papa occupava con il suo seguito nelle rare visite ad Ostia. Nel XIX secolo, nel periodo più decadente del castello, alcuni locali furono usati come fienile dai contadini e alloggio per i prigionieri destinati ai lavori forzati, con i quali Pio VII e Pio IX intrapresero i primi scavi archeologici di Ostia Antica. Gli affreschi che decorano lo scalone monumentale, raffiguranti il mito di Ercole, sono attribuiti alla scuola di Baldassarre Peruzzi. Sulla sinistra, scendendo, è possibile notare alcuni graffiti seicenteschi, realizzati da alcune guardie pontificie per vincere la noia dei lunghi turni di guardia ad un castello che non vedeva mai l'arrivo del suo padrone.